Esistono luoghi nel mondo dove aerei e navi spariscono senza lasciare traccia, anche in assenza di condizioni atmosferiche avverse. Il numero dei velivoli e delle imbarcazioni che scompaiono letteralmente nel nulla è davvero impressionante. Com'è possibile che una cosa del genere possa accadere anche in tempi moderni con la tecnologia che abbiamo a disposizione? Il Triangolo delle Bermuda è la zona con il più alto numero di sparizioni inspiegabili. È conosciuta anche come il Triangolo del Diavolo. Si tratta di una vasta zona di mare di circa 1.100.000 km². La punta a nord è rappresentata dall'arcipelago delle Bermuda, il vertice sud dall'isola di Porto Rico, il vertice ovest dalla Florida. La prima segnalazione di strane luci e anomalie magnetiche alle bussole ci è stata fornita niente meno che da Cristoforo Colombo nel suo storico viaggio verso le Americhe. Il grande navigatore annotò nel suo diario di bordo di aver avvistato, insieme al suo equipaggio, luci che danzavano e malfunzionamenti alle bussole. Il caso più clamoroso e anche quello che diede inizio al mito del Triangolo delle Bermuda si riferisce alla sparizione di 5 aerei Grumman Avenger, una squadriglia di bombardieri in volo di addestramento, nota anche come Squadriglia 19, che partì da Fort Lauderdale il 5 dicembre 1945. A bordo degli aerei c'erano complessivamente 14 persone di equipaggio. Dopo 2 ore di volo a circa 363 km a nord-est della base, i 5 aerei sparirono senza lasciare alcuna traccia. Prima che le comunicazioni radio con la torre di controllo tacessero, il tenente Taylor pronunciò frasi confuse e concitate. Non riusciamo a trovare l'Ovest. L'oceano non è dove dovrebbe essere, è tutto sbagliato. Entrambe le mie bussole non funzionano e sto tentando di trovare Fort Lauderdale. Siamo sopra la terraferma, ma è interrotta. Sono sicuro di essere sopra le Keys, ma non so a che altitudine e non so come raggiungere Fort Lauderdale. Va sottolineato che al momento della sparizione le condizioni meteo erano ottime. Cosa accadde? Possibile che un pilota esperto come Taylor si sia confuso e perso in una zona che aveva sorvolato decine di volte? Fu captato un altro messaggio di uno dei piloti della squadriglia che disse: «Sembra che stiamo entrando in acque bianche». Una frase sibillina. Scattò l'allarme e in soccorso della squadriglia 19 fu inviato un Martin Mariner che raggiunse la zona dove si erano perse le tracce degli aerei. Dopo qualche minuto anche il Martin Mariner sparì senza lasciare alcuna traccia. Anche in questo caso il pilota era un esperto aviatore che conosceva benissimo quelle zone. Molte imbarcazioni militari private parteciparono alle ricerche ma non trovarono niente di niente. Nessuna traccia degli aerei, nemmeno una macchia d'olio o di carburante sull'oceano. Dove erano finiti tutti? Il 28 dicembre sparì nel nulla un Douglas DC-3 con 32 persone a bordo. Il 29 gennaio del 1948 sparì un Avro 668 Tudor, un quadrimotore per il trasporto di passeggeri con a bordo 31 persone. Numerosissime navi, oltre 2000, sono svanite e inghiottite nel nulla nel corso dei decenni. Di aerei svaniti chissà dove se ne contano oltre 200. Prima di vedere quali possono essere le spiegazioni possibili a questa impressionante quantità di sparizioni, analizzeremo l'unico caso conosciuto di qualcuno che sopravvisse al Triangolo delle Bermuda. Il 4 dicembre del 1970 Bruce Gernon Jr. e suo padre partirono a bordo di un Beechcraft Bonanza dall'isola di Andros, nelle Bahamas, in direzione di Palm Beach in Florida. Il volo avrebbe dovuto avere una durata di circa 1 ora e mezza. Gernon aveva percorso quella rotta decine di volte e dunque la conosceva benissimo. Pochi minuti dopo il decollo, l'aereo si trovò davanti a una grossa nube sigariforme. Gernon accelerò con l'intenzione di superarla, ma una volta dentro si rese conto che si era formata una spirale a forma di tunnel. Dei flash luminosi partivano da varie zone attorno a lui. In fondo al tunnel si vedeva chiaramente il cielo azzurro. Gli strumenti di bordo iniziarono a non funzionare correttamente. La radio non funzionava, le bussole e il giroscopio erano impazziti. Gernon accelerò e dopo alcuni interminabili minuti riuscì ad uscire dal tunnel. Nel momento in cui l'aereo guadagnò il cielo azzurro, i due uomini sentirono per qualche istante la sensazione di assenza di peso. Notarono inoltre delle scariche elettriche sopra le ali. I due tirarono un sospiro di sollievo, ma il bello doveva ancora venire.
Ripristinato il collegamento con la torre di controllo, Gernon chiese dove si trovassero e la risposta del controllore di volo lo lasciò basito. L'aereo si trovava sopra lo spazio aereo di Miami. Impossibile, si disse Gernon. Avevano percorso circa 400 km in meno di 45 minuti. Il suo aereo poteva raggiungere una velocità massima di 300 km all'ora. Inoltre, la riserva di carburante era appena a metà del serbatoio. Che cosa era accaduto? Cos'era la nube sigariforme che si formò all'improvviso davanti all'aereo di Gernon? Le ipotesi possono essere moltissime, ovviamente. Una di queste è quella che vuole Gernon e suo padre, due burloni che si sono inventati tutto per chissà quale ragione. Di solito chi racconta questo genere di cose passa per fuori di testa e non ha certo dei benefici dalla vicenda. C'è però la testimonianza dell'addetto alla torre di controllo, quindi questa ipotesi è da scartare. Possibile che l'aereo abbia attraversato un tunnel spazio-temporale che si è aperto all'improvviso per cause del tutto naturali anche se rare? Certo, è un'ipotesi suggestiva ed affascinante e non è del tutto priva di fondamento scientifico. La scienza ipotizza infatti che con le tecnologie giuste si potrebbero creare delle scorciatoie spazio-temporali per spostarsi da un punto ad un altro nello spazio e nel tempo. E se l'apertura del passaggio non fosse stata casuale e naturale ma artificiale? Nelle profondità dell'oceano, nel triangolo delle Bermuda, potrebbe nascondersi la tecnologia di un'antica civiltà scomparsa da millenni, forse Atlantide. Una tecnologia che, per qualche motivo a noi ignoto, si rimette in funzione in alcuni momenti per poi spegnersi. Da qui si potrebbero spiegare le sparizioni non continue di navi aeree. Il mito di Atlantide potrebbe non essere soltanto una fantasia. Nel mese di aprile del 2022 i ricercatori dell'Ocean Exploration Trust hanno fatto una scoperta sensazionale. Nelle acque a nord-ovest delle isole hawaiane è stata scoperta una strada di mattoni a oltre 1000 metri di profondità. Qualcuno si è già pronunciato affermando che si tratti di una strada che conduce ad Atlantide. Ma Atlantide, se fosse veramente esistita, si sarebbe dovuta trovare tra l'Europa e le Americhe, almeno secondo gli scritti di Platone. Tra le Americhe e l'Asia c'era, ammesso che sia veramente esistito, il continente Mu, in perenne lotta con Atlantide. Un'altra ipotesi vuole le sparizioni collegate al fenomeno UFO. Secondo i sostenitori di questa ipotesi, gli alieni rapirebbero uomini e mezzi meccanici per portarli nella loro dimensione, per motivi che non immaginiamo nemmeno. Negli anni 70 qualcuno ipotizzò che i rapiti servissero come animali per zoo interplanetari, ipotesi affascinante e terrificante. La scienza suggerisce che le sparizioni non hanno nulla di soprannaturale e chiama in causa enormi bolle di gas metano che, sprigionandosi dalle profondità del mare, inghiottirebbero all'istante qualunque mezzo si trovi sulla loro traiettoria. Rimane da spiegare perché non è mai stato trovato nessun relitto. Esiste un universo invisibile intorno a noi che qualche volta si manifesta per stupirci. È un universo invisibile ma reale ed affascinante. I fenomeni anomali registrati nel triangolo delle Bermuda sono reali ed affascinanti, anche se terribili, se si pensa a tutte le sparizioni che si sono verificate al suo interno. Qualunque spiegazione sia stata proposta per chiarire le anomalie registrate nel triangolo del diavolo rimangono pure congetture, sia quelle scientifiche sia quelle parascientifiche o soprannaturali. Qualcosa che sfugge alla nostra comprensione accade nel triangolo delle Bermuda. Una forza sconosciuta opera in quelle acque e in quel cielo da secoli.